Guidami al lavoro. Navigazione verso il lavoro. Procedi in direzione est da Viale delle Azalee verso Via delle Alghe Marine. Tra 500 metri, svolta a destra e prendi Via delle Pinete SB 601. Ma ciao amici, come state? Spero benissimo. Benvenuti in questo nuovo e stupefacente video. Oggi andremo a vedere un prodotto tecnologico un po' particolare che non si vedeva da anni nel mio canale, e cioè uno specchietto smart. Oh la Madonna! Nello specifico uno specchietto smart della Seikan. Ogni volta che vado a pronunciare il nome di questo brand mi vengono i brividi. Come vi dicevo, è un prodotto un po' particolare che non si vede tutti i giorni, ma questo prodotto condivide le stesse caratteristiche tecniche che ha un autoradio o un dispositivo removibile, quindi al suo interno ha le stesse caratteristiche tecniche, e vi elenco un attimino quali. Ha un display da 11.26 pollici sdoppiabile, quindi che si possono utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Ha la possibilità di poter collegare i due sistemi operativi Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless. In più possiamo registrare filmati, quindi come una sorta di dashcam, dalla telecamera integrata che registra fino in 4K, e in più possiamo collegare una seconda telecamera fornita con gli accessori che registra fino in 1080p. Costo? Non costa tantissimo, ragazzi, intorno alle 100-110 euro, quindi un costo accettabile. Sti cazzi. Ora andiamo a vedere come al solito il contenuto del prodotto e poi ci trasferiamo fuori alla mia Nissan Qashqai e andremo a installare tutto. Venite. Questo è il contenuto che troviamo all'interno della confezione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è. Leva in plastica, indispensabile. Supporti con biadesivo per il cablaggio. 4 elastici per poter fissare questo specchietto smart su qualsiasi tipo di autovettura. Telecamera con risoluzione 1080p. 2 biadesivi con delle vitarelli per fissare la telecamera. Cavetto AUX, adattatore accendisigari e preso USB di tipo C per alimentare il display, ma non abbiamo nulla posteriormente, quindi se occupiamo la presa accendisigari per alimentare questo specchietto smart non possiamo andare a ricaricare eventuali dispositivi. Un libretto di istruzioni in inglese e lo specchietto smart, ripeto, diagonale 11.26. Nella parte posteriore troviamo la telecamera che registra fino in 4K, estensibile e ruotabile. 2 altoparlanti, non so se in modalità stereo o mono, prese d'aria, gommini da posizionare sullo specchietto della nostra autovettura e ganci per gli elastici. Poi nella parte superiore troviamo USB di tipo C per alimentare il display, entrata AV per la telecamera, slot micro SD, entrata AUX. Nella parte superiore abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento del display e 2 microfoni integrati. Arrivati a questo punto non ci rimane altro che andare ad installare questo nuovo specchietto smart della Seikan sulla mia povera Nissan Qashqai. Andiamo popolo smart, via!
qui abbiamo anche un menu rapido dove possiamo andare a vedere l'ora, la home, la regolazione della luminosità del display, il volume del Bluetooth, e da qui si va a tutte le impostazioni. Queste sono tutte le impostazioni di questo display o specchietto smart. Modalità notturna, possiamo scegliere la luminosità della modalità notturna, salva schermo, quindi possiamo inserire chiudi 10 secondi o 30 secondi. Posizione di guida, possiamo scegliere se a destra o a sinistra. Modalità schermo diviso, quindi possiamo o far vedere tutto lo schermo con l'applicazione o dividerlo a metà, quindi possiamo mettere da una parte magari il navigatore, dall'altra la telecamera anteriore. Cancellazione connessione va a ripristinare le connessioni. Risoluzione HD, qui possiamo scegliere la risoluzione della telecamera anteriore. Registrazione in loop, qui possiamo scegliere la durata di un filmato, 1, 3 o 5 minuti. Qui abbiamo immagine a specchio posteriore, quindi possiamo impostare la modalità del specchio della telecamera posteriore. E qui possiamo impostare le linee guida per il parcheggio, quindi vedete che sono regolabili, dipende se andate a posizionare la telecamera dietro la targa e vi aiuterà sicuramente nella fase di parcheggio. Qui abbiamo la scelta della lingua, sono tantissime. Qui possiamo attivare e disattivare il suono, il controllo vocale. È solo in inglese però, ragazzi, Poi abbiamo impostazione dell'ora, informazione di archiviazione. Qui andiamo a formattare la SD, è la prima cosa che dobbiamo fare. Qui va a ripristinare il sistema, impostazione di fabbrica, e qui c'è la versione del firmware. Stop, non c'è altro, quindi molto semplice da configurare. Ragazzi, questo è CarPlay, avete visto che si collega abbastanza velocemente. Abbiamo Waze, ok, abbiamo Sigic, Maps, quindi devo dire che funziona perfettamente. Qui, ripeto, abbiamo lo schermo condiviso che possiamo anche non condividere, quindi mettere CarPlay a schermo intero. Quindi, ragazzi, vedete voi quello che è meglio. E da qui si torna alla home, quindi si esce. Ehi, guidami a Roma. Ottengo le indicazioni per... Avvio itinerario per Roma. Tra 700 metri gira a sinistra su via delle Pinete. Guidami al lavoro. Navigazione verso il lavoro. Procedi in direzione est da Viale delle Azzalee verso Via delle Alghe Marine. Tra 500 metri, svolta a destra e prendi Via delle Pinete SP 601. Ti volevo cercare io, quindi... No, dico, sto un attimo al mare a provare un dispositivo. Come mi senti? Come ti sento? Parla, continua a Mi parlare. mi senti bene? Ritardo nella voce, eco, altri cacchi strani? No, No. non mi sembra. Quindi è accettabile? È accettabile. Sì, va- sì. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sto in riunione. Vuoi rispondere? Sì, Qual è il messaggio? ok, a dopo. Ho ricevuto. Ok, a dopo. Vuoi inviarlo? Invia. Messaggio inviato.
si può guarire. Mai. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo visto il funzionamento di Android Auto come navigatore, come telefonate in via voce. Ovviamente stiamo sfruttando l'altoparlante integrato, quindi diciamo che ha dei limiti. Queste sono sempre le applicazioni di Android Auto, quindi tutte le applicazioni compatibili. Abbiamo visto che possiamo rispondere con i messaggi tramite WhatsApp. Questo è Waze. Ragazzi, devo dire che è anche molto veloce. Abbiamo Maps a schermo intero. Per uscire, esci. Allora, abbiamo collegato le due telecamere. Come avete visto, una è integrata che registra fino in 4K e l'altra possiamo posizionarla dove vogliamo. Da qui andiamo a vedere le due telecamere. Quindi questa è la frontale che registra fino in 4K, posizionata ovviamente al di fuori dello specchietto. Dobbiamo togliere la protezione, altrimenti non si vede una beata minchia. Andiamo bene. E questa è quella che ho messo anche qui, ovviamente da togliere la protezione. Non lo so, scusate ragazzi, ma eccola qua. Sicuramente si vedrà meglio. Eh sì, decisamente sì. E possiamo sia posizionarla internamente all'abitacolo o posteriormente per farla funzionare come una retrocamera, in quanto ha un cavetto rosso che va collegato come al solito alla lampadina della retromarcia, vedete? In modo che così quando inseriamo la retromarcia parte in automatico la telecamera. Quindi dipende da cosa ci volete fare. Abbiamo anche la possibilità di poter sfruttare lo specchietto come monitoraggio di parcheggio, ma ci vuole un kit a parte. Con la sola presa accendisigari, ragazzi, può solo funzionare in questa maniera. Quando accendiamo l'autovettura registra, quando spegniamo si spegne tutto, quindi non registra più. Si vede molto bene anche quella interna. Non si vede male, pensavo peggio. Qui possiamo bloccare il video, possiamo fare uno screen, quindi una foto, tornare alla home, disattivare il microfono e andare a vedere i video che ha registrato. Video, eccoli qua. Quindi quale ha registrato? Questo qui praticamente, eccolo qua. Sono fermo e ha registrato questo video. Ok, possiamo spostarci avanti e questo è quello praticamente il video interno. Quindi registra sia ovviamente la telecamera frontale che quella posteriore. Poi da qui possiamo tornare alla home. Da qui c'è l'uscita audio, come vi ho detto prima, per poter andare a combinare l'uscita audio tramite speaker. Quindi questo è l'altoparlante integrato tramite Bluetooth. Lo schermo è collegato, conferma. E possiamo andare a collegare il Bluetooth all'autoradio della nostra autovettura per sfruttare praticamente l'impianto audio, o in alternativa possiamo sfruttare la frequenza FM o il cavetto AUX. Quindi abbiamo queste tre possibilità. Posizioniamo la frequenza 106 MHz FM, poi andiamo sull'autoradio della nostra autovettura e ovviamente dobbiamo selezionare la stessa frequenza. Quando siamo collegati con Android Auto andremo a sentire l'audio. Ho capito che era una follia avere pensato. Per sfruttare invece la connessione Bluetooth tra il dispositivo e l'autoradio della nostra autovettura dobbiamo collegare lo smartphone all'autoradio tramite Bluetooth e poi ci colleghiamo allo specchietto, quindi va fatta questa triangolazione. Una volta che ci siamo collegati al Bluetooth della nostra autovettura possiamo andare a sfruttare gli altoparlanti. Quindi andiamo sulla home, attiviamo Android Auto e adesso possiamo sfruttare l'impianto audio dell'auto, ovviamente anche per le telefonate e per tutto ragazzi, quindi trasferisce l'audio all'interno della nostra autovettura. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Riassumiamo tutto quello che avete visto. Allora, cosa mi è piaciuto di questo specchietto smart della Seikan? Sicuramente il display con diagonale da 11.26 pollici e una risoluzione di 1920x440. Si vede molto bene, anche se soffre un po'
anzi un po' tanto, il riflesso della luce, ma penso sia una cosa normale, perché se andiamo a applicare una pellicola antiriflesso va a inficiare l'utilizzo dello specchietto retrovisore. Secondo punto di forza, ragazzi, è la velocità del sistema in generale, quindi Linux gira molto bene, è leggero e quindi non ha nessun problema né con Android Auto né con Apple CarPlay, quindi è molto semplice andare a cercare quello che stiamo cercando. Mi raccomando, però è facile utilizzare, ma vi ricordo che questi dispositivi tecnologici non vanno utilizzati durante la guida, quindi se dovete impostare qualcosa o lo fate col comando vocale o prima di partire impostate l'itinerario o il percorso e poi partite. Buon senso e rispetto verso gli altri. Altra cosa interessante, sicuramente la possibilità di poter utilizzare questo specchietto come una sorta di dashcam, solo quando è in funzione. Registra sia dalla telecamera integrata sia dalla telecamera che possiamo mettere posteriormente all'autovettura o internamente al nostro abitacolo, quindi vedete voi quali sono le vostre esigenze. Cosa non mi è piaciuta di questo specchietto? Allora, devo dire che come tutti i specchietti, ragazzi, si muove, vibra, questa cosa è un po' un problema generalizzato. Altra cosa che non mi è piaciuta è per quanto riguarda l'altoparlante integrato, si sente molto piano e insomma non è tutto questo spettacolo. Altra cosa che ho notato è per quanto riguarda la connessione con Apple CarPlay. Si collega al telefono, funziona tutto perfettamente, ma quando andiamo ad sfruttare la connessione Bluetooth per sentire l'audio all'interno della nostra autovettura, ogni tanto l'audio va e viene, nel senso che il comando lo prende e si sente in autovettura, poi dopodiché ritorna allo specchietto, poi ritorna all'autovettura, quindi c'è questo problema che non ho capito da cosa dipende, se dipenda dal mio iPhone un po' datato o è un problema proprio dello specchietto, un bug dello specchietto che magari si potrà risolvere tranquillamente con l'aggiornamento del firmware, però questa cosa l'ho notata e ovviamente ve la dico. Detto questo, vi ricordo che qua sotto trovate come al solito tutti i link di riferimento per vedervi le caratteristiche complete del prodotto per chi vorrà acquistarlo e se avrò eventuali codici sconto. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, come al solito, ragazzi, lasciate un bel mi piace, grazie di cuore, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione a Francesco, ciao!